Bene amici, eccoci qua con un nuovo video pacco arrivato direttamente dall'Inghilterra. Ho tolto l'etichetta perché contiene dati personali e ce la manda Andrev a Plebi. Ovviamente io leggo come è scritto, che lo salutiamo, e il pacco arriva dal sud dell'Inghilterra, arriva da Ramsgate. Ovviamente c'è scritto Ramsgate, non so se l'ho letto giusto. Si trova al sud dell'Inghilterra, si affaccia sulla Manica. Bene, andiamo a aprire il pacco, vediamo cosa contiene. Dovrebbe contenere delle schede Samsung, quindi già ve lo anticipo. Questo è il foglietto del modello, quindi le schede sono le classiche, queste qua. Bene, Andrev ci manda questo fogliettino dove è scritto sopra in inglese e poi tradotto in italiano con Google. Quindi qui ci scrive: ciao, ho le schede di 3 unità a pompa di calore. Un set a volte funziona, ma non per molto, e gli altri due set non funzionano affatto. Ho provato a scambiare le parti del circuito stampato tra le 3 unità per vedere se riesco a trovare una combinazione che funzioni, ma sembra che abbiano tutte una sorta di problema, quindi una sorta di problema. Ho visto l'unità ventola lavorare su un set, quindi ho provato questo motore su altri set con errori della ventola ma senza successo. Bene, questo è quello che ci scrive Andre. C'è un altro pacco all'interno, mi sembra giusto perché ha fatto un viaggio abbastanza lungo. Ok, questo è il pacco che contiene le schede. Andiamo ad aprire. Quindi abbiamo i pezzi qui, questi dovrebbero essere i filtri che andremo anche a testare. Qui c'è un altro pacchetto e poi qui abbiamo le relative schede inverter, e sono 3 come spiegato nella descrizione. Ne prendiamo una e la testiamo, vediamo un po'. Su questo pacchetto credo che ci saranno le schede interne, vediamo un po'. Esatto, qui ci sono le schede interne, quindi andremo a testare tutte e 3 le schede. Devo dire che Andre ha fatto una bella confezione, veramente perfetta. Quindi andremo a testare le 3 schede. Bene, testeremo ogni scheda singolarmente qui sul banco e prima cosa andiamo a mettere le sonde. Perché? Perché il primo errore che dà la scheda quando viene accesa, quando diamo alimentazione, sono l'errore delle sonde. Prima cosa che va a leggere il processore. Quindi automaticamente, se la scheda ci darà errore di comunicazione, se accenderà solamente il LED rosso, significa che la scheda la possiamo andare a testare sul banco. Non significa che la scheda funziona, perché ci potrebbero essere altri problemi che il processore non vede. Però se c'è un problema e ci dà un errore la scheda sul banco, possiamo già intervenire sul banco prima di fare la simulazione. Ok, accendiamo. Vediamo cosa succede. E una mancanza di comunicazione significa che non ci sono altri errori. L'errore di comunicazione è normale perché sul cavetto nero gli manca la comunicazione, ok? Andiamo a spegnere questa scheda, al momento la togliamo, ne mettiamo un'altra e questa scheda andrà provata poi sul banco. Potrebbe essere che abbia un problema del fan e il processore lo rileva solamente quando il ventilatore gira.
e così anche il compressore. Andiamo a marcare la scheda con un pennarello, qui ci scriviamo numero 1. Andiamo a prendere la scheda numero 2. Allora, qui c'è scritto garage su questa scheda e noi gli mettiamo numero 2. Ok, diamo alimentazione. Ok, questa scheda non si accende per niente. Vedete come fa? Adesso si è accesa, ma sta segnalando un errore. Allora, l'errore che sta segnalando è IPM overcurrent. IPM overcurrent, rosso lampeggiante e gli altri due spenti. Però andremo a fare prima un test di voltaggio, perché quando ho alimentato la scheda i LED non si sono accesi subito, dopodiché hanno flashato un po' e poi ha dato l'errore. Allora andiamo a vedere se il secondario è stabile. Vabbè, comunque questo la possiamo spegnere, ci scriviamo IPM overcurrent, quindi andiamo a staccare e vediamo la terza. Bene, terza ed ultima scheda, diamo alimentazione, vediamo i LED che si accendono, tutte e tre, rimane solo il LED rosso, quindi errore di comunicazione ed è ok per quanto riguarda gli errori che comunica i processori, non ce ne sono, però ripeto, le schede se stanno qua hanno tutte e tre problemi, andranno messi sul banco, fare una simulazione per vedere effettivamente dove sta il problema. Adesso ci sta comunicando un errore che la linea AC 0 cross per un po' di secondi ci ha dato l'errore di comunicazione, subito dopo il processore l'ha avvertito dopo, è un errore di 0 cross sulla linea AC alternata corrente, quindi l'errore 0 cross dovrebbe stare qui sul ponte diodo la linea AC, perché specifica AC alternata corrente. Allora andiamo a fare un test delle resistenze sulla linea AC. 90 kg, 90 kg, 90 kg e 90 kg. Ok, resistenze sono ok. Andiamo a vedere queste. 1,8 kg sono ok. 1,8 kg e sono ok. Dobbiamo testare le piste, casomai sono interrotte. Le resistenze qui, queste due resistenze che sono da 2 kg e l'integrato 393. Do alimentazione, i LED si sono accesi, andiamo a vedere, ovviamente mancano, stanno lampeggiando perché mancano le sonde adesso, ma a noi non ci interessa questo che l'abbiamo già visto. Su questo condensatore andiamo a vedere se c'è la 5 volt e c'è, quindi questo dovrebbe essere negativo. Se andiamo a prendere l'uscita dell'integrato che dovrebbe essere piedino numero 1, 3
2,4. Adesso io non mi ricordo quanto doveva essere l'uscita. Allora vado a controllare perché non mi ricordo l'uscita e se uscita, quindi controllo 220 volt, l'uscita è 2,7 2,8 volt, quindi dovrebbe essere 2,8 volt l'uscita sul piedino numero 2 del processore. Quindi piedino numero 2 è questo. Vediamo alimentazione e abbiamo 3,6 volt e l'uscita del 393, quindi le piste sono ok, l'alimentazione dell'uscita del 393 arriva tranquillamente. Attualmente non ci sta dando l'errore zero cross, però aspettiamo un po' e vediamo se eccolo qui, si è ripresentato l'errore zero cross. Le resistenze, ripeto, sembrano ok, anche perché se andiamo, possiamo fare un altro test per le resistenze, possiamo andare a vedere l'uscita è di 1 volt, uscita anche qui è di 1 volt, quindi è ok, però l'uscita del 393 è di 3,4 volt. Un'altra cosa che non ho testato sono queste resistenze da 2 kg, quindi andremo a testare queste resistenze da 2 kg. 2 kg. Opla. 137 ohm, qui sta il problema. Quindi il problema sta su questa resistenza, 138 ohm. Quindi ripristinando la resistenza dovrebbe ritornare il valore. Bene, sostituito la resistenza, diamo alimentazione, le sonde sono posizionate, vediamo che attualmente è acceso solo il LED rosso, ok, vediamo se rimane rosso. Nel frattempo noi andiamo a vedere se il voltaggio si è ripristinato. 2,5, quindi voltaggio 2,5, 2, quasi 2,6, quindi credo che ci siamo, e possiamo vedere che il LED rimane rosso, non ci dà più l'errore zero cross, quindi la scheda numero 3 è ok. Ovviamente poi andremo a fare la simulazione sul banco, quindi vado a togliere l'alimentazione e passiamo a un'altra scheda. Allora, questa è la scheda numero 2 che prima ci stava dando IPM overcurrent. Gli ho dato una pulita e adesso però ci sta dando errore zero cross anche questa. L'errore IPM overcurrent non ce lo dà più dopo che ho fatto la pulizia. 1 volt, 1 volt, vediamo l'uscita 4,7, uscita è 4,7, quindi anche qui abbiamo un valore alto, quindi l'uscita è 4,7. Andremo a vedere nuovamente queste resistenze. Ok, anche qui abbiamo lo stesso problema, 28-25 ohm, quindi andremo a sostituire questa resistenza, di cui prende il valore della 5 volt, più si abbassa la resistenza e più sull'uscita trasferisce la 5 volt sul processore. Quindi ok,
sostituita la resistenza. Diamo alimentazione, vediamo un po'. Ok, errore di comunicazione, come è giusto che sia. Aspettiamo un po', vediamo se dà l'errore. Nel frattempo andiamo a vedere l'uscita. Ok, 2,5 anche qui. Possiamo vedere che l'errore di comunicazione si mantiene sull'errore di comunicazione. Giriamo la scheda, così facciamo verifica sul piedino numero 2. Sul processore ci deve dare un valore 2,7, non si vede bene il 7, però forse le batterie sono un po' scariche. 2,7. Sul piedino numero 1 l'overcurrente ci deve dare 5 volte ed è ok. Togliamo alimentazione e andiamo a fare i test sul banco, anche perché la scheda numero 1 non ci ha dato nessun errore, ma comunque se sta qui qualche problema ce l'ha. Bene, per quanto riguarda le schede interne c'è una piccola differenza, sono tutte e tre uguali, ma c'è una piccola differenza che questa ha la PTC, mentre queste due hanno questa resistenza ceramica. Allora, adesso c'è la resistenza ceramica, se c'è un corto salta, la PTC se c'è un corto si riscalda e sale il suo valore, mentre queste sono nate con la resistenza. Adesso la PTC andiamo a testare e ci dà 49 ohm ed è ok. Andiamo a testare questa resistenza da 200 ohm ed è ok, perché questa resistenza è comunque da 200 ohm. Andiamo a testare quest'altra e ci dà un valore aperto, quindi non ci dà nessun valore, quindi la resistenza è aperta e quindi andrà sostituita e comunque va testato il circuito, perché se è saltata la resistenza ci potrebbe essere qualche problema sul circuito. Ok, allora cominciamo dalla scheda numero 3, diamo alimentazione. Ok, partito il ventilatore, partito anche il ventilatore esterno, partito il compressore, allora sembra che abbiamo un problema sul ventilatore, perché sta girando un po' lento. Ok, allora abbiamo un errore è LED giallo acceso, abbiamo un errore fan. Ok, questo è l'errore, abbiamo un errore fan. Non farò vedere la riparazione, altrimenti il video diventa troppo lungo. Comunque questa è la scheda numero 3 che abbiamo riparato sullo Zero Cross e adesso ha l'errore fan, il LED giallo acceso. Ok, scheda numero 3 pronta, diamo alimentazione, proviamola. Ok, partito il ventilatore,
partito anche il compressore. Se riesco voglio vedere l'alimentazione della velocità del ventilatore. Ok, siamo a 1,9 volt, quasi 2 volt la velocità del ventilatore. Purtroppo non riesco a farvi vedere il display del multimetro. Ok, 1,9 volt, 2 volt di velocità. Questa è la velocità giusta del ventilatore di 2 volt. Ok, possiamo dire che la scheda numero 3 è pronta, riparata. Aveva anche l'errore fan, sostituito delle resistenze dietro al controllo di velocità, quindi è inutile far vedere la riparazione, anche perché poi il video diventa troppo lungo e non serve neanche, anche perché le resistenze che stanno dietro al connettore del ventilatore sono montate. Detto questo, passiamo alla prossima scheda. Bene, passiamo alla scheda numero 2, dove avevamo il PM overcurrent inizialmente e poi dando una pulita siamo passati all'errore 0 cross, ci dava l'errore 0 cross. Adesso proviamo questa scheda, vediamo come va. Partito il ventilatore, ma sembra che parte troppo velocemente. Avevamo detto che ci dovevano essere 2 volt, secondo me ce ne sono molti di più. Andiamo a vedere con il multimetro. Allora, voi non lo vedete, però io vedo dal multimetro 5 volt, quindi ho 5 volt che sono troppi e per questo il ventilatore gira molto veloce e non va bene. Vado a spegnere, sicuramente darà anche lui errore fan. Ci sono dei picchi, guardate, sentite il rumore, ci sono dei picchi di voltaggio e poi scende di nuovo, quindi i picchi sicuramente vanno dai 5 volt in su. Andiamo a spegnere. L'errore non lo dà, ma comunque il problema ci sta. Infatti rimane ancora acceso, non si spegne. Allora andiamo a togliere direttamente la spina. Ok, bene, diamo alimentazione a scheda numero 2. Problema del fan che era troppo veloce. Ho messo il multimetro qui in modo che possiamo monitorare la velocità del ventilatore, tenendo presente che acceso a pompa di calore la velocità del ventilatore esterno sarà minore in confronto alla velocità dell'aria fredda. Il ventilatore interno è fermo perché a pompa di calore il radiatore interno non arriva a 40 gradi, non parte il ventilatore interno, ok? Quindi andiamo a vedere la velocità del ventilatore, quasi 2 volt, ok? Abbiamo ripristinato il fan e questa scheda aveva 3 problemi. Il primo era il PM overcurrent, che con il pulitore ho dato una pulita per togliere il problema overcurrent. In più ho
anche ripassato le saldature sul trasformatore. Poi mi dava errore zero cross, che l'abbiamo visto insieme e abbiamo riparato anche qui l'errore zero cross, e anche su questa dava errore fan e l'abbiamo ripristinato. A differenza della numero 3 che girava piano, questa al contrario girava veloce, ma il problema sono risultate sempre le resistenze. Su questa scheda le resistenze erano tutte da sostituire. Bene, anche questa scheda è pronta, possiamo passare alla scheda numero 1. Ok, ho appena acceso la scheda numero 1. E non parte il ventilatore. Si è spento anche il ventilatore unità interna, ma è normale perché è accesa a pompa di calore. La ventola esterna non parte, è collegata. Tra un po' darà errore fan. Vi ricordo che su questi modelli di scheda Samsung dà errore fan dopo un minuto, ok? Dopo un minuto dà errore fan. Aspettiamo un minuto, vedremo l'errore. Ok, è andato in protezione. In questo momento sta segnando l'errore fan. Eccolo qui, errore fan. Ok, questa scheda non aveva nessun errore, infatti qui c'è scritto solo numero 1 perché sul banco non risultava nessun errore, ma comunque l'errore fan non risulta sul banco, come avevo già detto, risulta solamente quando si fa il test simulazione, perché questo tipo di errore il processore lo vede dopo un minuto, ok? Bene, scheda riparata, aveva le resistenze fuori valore più un transistor del regolazione di velocità bruciato. Ok, diamo alimentazione, accendiamo sempre a pompa di calore. Ok, il ventilatore è partito, questo qua. Andiamo a vedere sempre il voltaggio. Ok, possiamo vedere il voltaggio 1,9 volt come tutte le altre schede. Ok, perfetto. Bene, ok, anche questa scheda è stata riparata. Andiamo a spegnere. Bene ragazzi, abbiamo visto la riparazione di queste 3 schede. Il video finisce qua, salutiamo Andrev dall'Inghilterra, un abbraccio e un abbraccio anche a tutti. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like, iscrivetevi al canale e soprattutto azionate la campanella per le notifiche. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.